Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi tutorial su Nomad Sculpt, su come creo un game color, quindi vi mostro il mio metodo di lavoro per realizzare questo determinato oggetto. Vi ricordo di lasciare un like, commentare, condividere, attivare la campanella e ovviamente iscrivervi al canale. Faccio delle premesse: per ogni massa andrà fatto un remesh a 400, questo ci permetterà di avere sempre delle superfici lisce. Io ovviamente parto da un parallelepipedo, quindi lo aggiungiamo, ne aumentiamo subito la risoluzione, lo faccio fino al massimo e poi faccio un remesh a 400. Una volta che abbiamo ottenuto il nostro parallelepipedo liscio, vado a importare la mia immagine di reference. Io ne ho scaricata una di un Game Boy Color con una prospettiva frontale, quindi dal menu in alto sfondo aggiungiamo l'immagine di riferimento. Questa ci sarà utile per capire quali sono i tagli da fare e soprattutto come realizzare delle proporzioni che siano il più fedele a un originale Game Boy Color. Quindi andrò a posizionare il mio parallelepipedo in prospettiva sulla mia reference e dopodiché inizierò a fare i primi tagli. Andremo a fare il bordo stondato tramite la funzione rifila. Ovviamente facciamo attenzione che sia abilitata la funzione simmetria. Utilizzerò il lazzo e attiverò anche la funzione rifletti. Quindi punto e trascino e come vedete otteniamo già il primo taglio, punto e trascino, e otterremo una stondatura anche della parte superiore. Una volta che sono soddisfatto, controllo anche lateralmente che i tagli siano stati effettuati correttamente. Vi ricordo sempre che dopo i tagli è utile fare il remesh. Mi posiziono lateralmente, sempre in rifila, utilizzo questa volta la linea e andiamo a effettuare un taglio simmetrico. Eccoci qui. Come potete vedere il taglio si è creato su tutti e due i lati. Dopodiché faccio anche il taglio inferiore, sempre funzione linea. Facciamo attenzione che si attiva la funzione simmetria. E già così ho ottenuto una forma che mi ricorda vagamente la parte frontale del mio Game Boy. Ovviamente remesh, sempre a 400. Quando sono soddisfatto andrò a creare un clone di questo corpo, ma prima ne ammorbidisco un po' le linee. Quindi con la nostra funzione sfumino vado a sfumare quei tagli che non mi piacciono molto. Vi ricordo che questa cosa la potete fare anche successivamente. Io generalmente una prima rifinitura la faccio sempre, ma facciamo sempre in tempo a farlo dopo. Solito remesh a 400 e una volta che abbiamo il nostro corpo come lo vogliamo, lo stoppiamo. Ne utilizzo una copia per creare la parte inferiore del mio Game Boy Color, lo posiziono con la funzione sposta, creo la curva che mi interessa, creo anche la protuberanza per le batterie, lo posiziono all'interno dell'altro e utilizzo un ulteriore clone per creare il mio schermo. Ovviamente immagine di reference, mi metto in prospettiva e lo allargo in modo tale da essere
posizionato nel punto giusto. Una volta soddisfatto, ovviamente sempre remesh a 400, me lo vado a posizionare. Ora faccio un clone della parte inferiore che utilizzerò per lo sportello delle batterie. Ne farò uno oscurato e uno attivo e li rimescerò insieme in modo tale da avere una scalanatura. Una volta fatto questo, utilizzerò la funzione sposta per aggiustare il mio sportello e far sì che i lati combaciano. Una volta che sono soddisfatto, creo una copia della cassetta, della cartuccia del nostro Game Boy, la inserisco, la interseco dentro alla parte inferiore del Game Boy, stesso discorso di prima, uno oscurato e uno no, vado a fare il remesh e otterrò quindi la scalanatura all'interno della parte inferiore. È bene rinominare a questo punto tutti le nostre parti in modo tale da non confondersi. Utilizzo la parte centrale divisa in due per creare la scalanatura dell'oggetto, un nuovo parallelepipedo per creare l'LCD, lo vado a inserire, vi mostrerò in un altro video come illuminarlo. Adesso do una colorazione di base in modo tale da essere anche più facilitato per vedere la posizione dei tasti. Vado a mettermelo simmetrico con la mia reference e vado a creare i tasti. Ovviamente per fare il tasto A e il tasto B utilizzerò dei cilindri, quindi aumentiamo la risoluzione remesh a 400, decido che il raggio sia di una determinata grandezza, me lo posiziono e poi ne faccio un clone. Per fare invece il tasto X, ovvero il direzionale, utilizzerò due parallelepipedi, anche questi aumento la loro risoluzione in modo tale da avere dei bordi più lisci. Dopodiché posiziono il primo, ne faccio una copia e utilizzando il movimento a raggio lo sposto in modo tale da creare una X. Ci basterà poi fare un remesh e avremo il nostro tasto X. Parallelepipedo, taglio i bordi e così ho anche il tasto Select. Basta farne una copia per avere poi il tasto uguale. Andiamo a rifinire con il colore ed ecco qua in pochi passaggi un game color. Per questa prima parte del tutorial è tutto. Nel prossimo video vi mostrerò come illuminare l'LCD, aggiungere delle luci un po' più accattivanti, aggiungeremo le scalanature sui nostri tasti A e B, aggiungeremo la porta dedicata alle cuffiette, il tasto di accensione e quello per il volume. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, ovviamente lasciate un like per sostenere il mio lavoro, commentate se volete un video in particolare, attivate la campanella per non perdere i prossimi tutorial e ovviamente iscrivetevi se non l'avete ancora fatto.